Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora, io vi faccio vedere tre rasoi oggi. Eh? Guardate questo qui. Poi ci affianchiamo questo qui. Guardate le differenze delle testine. E poi alla fine affianchiamo questo qui. Benissimo, quest'ultimo è l'Edwin Jagger 316, che avendolo comparato con sostanzialmente il rasoio Cocina a produzione per esercito italiano, abbastanza cattivo. Poi l'Icon B1 OSS, anche questo non troppo delicato, e da questo non mi aspetto eccessiva delicatezza, questo è evidente. Ora dovete notare però che la differenza sostanziale tra l'Icon e il B1S e l'Edwin Jagger è che quest'ultimo ha il coprilametta decisamente più bombato, che potrebbe variare non di poco l'esperienza di rasatura. Però parliamo di questo rasoio. Non è eccessivamente pesante e non è nemmeno ottimamente bilanciato. Voi vedete che sta praticamente sulla punta. Questo vuol dire che il rasoio tenderà da solo a scendere in questo modo. Ok? Molto belle le finiture a mio avviso. Vedete qui Edwin Jagger scritto tutto lungo il bordino qui superiore e qui sotto sulla pallina, che in realtà va a riprendere un pochino quelli che erano i rasoi, no? Degli anni passati, degli anni 60, che c'erano questa pallina alla fine. La vediamo qua sotto, forse è meglio. Non so se riuscite a vederlo, ma qui c'è scritto Sheffield, England, ok? Che secondo me non è male. Il manico è lavorato, molto carino, ha queste scanalature che lo fanno sembrare una colonna romana, poi con questo color oro non ne parliamo. Ok? Benissimo, questo è il rasoio. Adesso noi lo andiamo ad armare con una... Come al solito, voi lo sapete, quando io provo un rasoio ci ficco dentro una persona Platinum. C'è poco da fare, questa è la lametta che sulla mia pelle meglio si addice. La fattura devo dire che è ottima, è leggerino, però ecco, guardate come si vanno a incastrare, non c'è niente, una precisione micrometrica probabilmente. Andiamoci a vedere gap ed esposizione. Eccoli qui. Il gap indubbiamente c'è, stiamo quasi, non lo so, a occhio sul mezzo millimetro, e l'esposizione invece forse è un pochino mitigata da questa forma più bombata, più a mezzaluna. Bene, con che cosa ci andiamo a fare la barba? Beh, oggi ho deciso di usare una specie di comfort food della rasatura. Noxzema con burro di cacao. Facciamo scaldare l'acqua. Eccola qui. La mettiamo in ciotola chiaramente. Se esce. Eccola qui. Una quantità. Andiamo tanto. E la andiamo a montare con il mio pennello. Oggi voglio una sensazione di scrub maggiore. L'acqua sta uscendo un pochino ancora tiepida, eccola qui, che esce calda come piace a me, e quindi ho optato per un pennello in setola di maiale, vabbè, montato sul mio manico, però la setola di maiale mi garantisce uno scrub maggiore.
Montaggio che io vuoi dire, montaggio di sta crema. Questa è già pronta. Ma io lo dico, a sta crema gli devo fare una foto per Instagram perché cioè è troppo figa. Guardate, ora ve la faccio vedere. Guardate che spettacolo. Uno spettacolo. Il profumo della Noxzema ti riporta a tanto tempo fa, quando la usavo, diciamo, abbastanza spesso, in alternativa alla Proraso. Stiamo parlando di tempi in cui ero ragazzino e comunque mi radevo col multilama, Sto buttando palle di crema ovunque. Va bene, ci siamo. È il momento della verità. La barba, ragazzi, non era cortissima e guardate come ha portato via tutto subito. In realtà al momento vi dico che c'è un comfort di rasatura molto elevato per i miei gusti. Io sto rasoio l'avevo un po' snobbato, Lo faccio vedere bene. Hai visto? Una cosa che non so se si vede, eccolo qui, guardatelo dietro, tende un pochino a bloccarsi, schiuma all'interno, che però devo dire poi dopo, quando viene sciacquato opportunamente, se ne va subito. Eccolo qui.
sotto ci sto andando leggero perché il fatto che il rasoio non sia pesantissimo ti porta poi a spingere e quando spingi te tagli. Ma devo essere onesto, ad ora si è comportato egregiamente. Ecco, qui sotto qualche sgretto l'ha fatto, eh? Ora vediamo che succede col controvelo. Ecco, qui mi ha pizzicato seriamente. L'ho proprio sentito.
Allora ragazzi, qui diciamo che la sbarbata parla da sé. Qualche red point c'è stato e lo andiamo immediatamente a cauterizzare con... Però. Se vi dovessi dire che questo rasoio non mi è piaciuto, direi una bugia grossa come una casa. Perché questo rasoio, ancorché, ecco no, io adesso l'ho usato per la prima volta come sempre faccio e chiaramente qualche irritazione me l'ha data, qualche red point me lo ha fatto quello che fa un rasoio la prima volta che lo usi. Cioè non ti perdona gli errori, no, che tu fai nei confronti della macchina. È evidente che se io questo rasoio immagino di usarlo 5-6 giorni di fila, 7 giorni di fila, lo trovo uno strumento molto interessante, perché è uno strumento che sì, ha una certa aggressività, no? Ma è vero anche che si usa con una disinvoltura non da poco. Cioè io sono andato spedito nella barba, non mi sono tanto formalizzato a fare lento, eccetera. L'unica cosa che ho notato strada facendo è che specialmente quando vai a fare il contropelo, questo tende a cadervi di punta. Quindi va preso così, oppure lui tende a chiudere, il che lo rende parecchio più cattivello. Quando è chiuso, diciamo che menicchia, Però, insomma, io credo che sia un rasoio che fa il suo, che tutto sommato vi avverte, nel senso che io, ecco, quando qua mi sono tagliato, mi sono accorto subito e vi dà immediatamente il tempo di correggere. Che vuol dire? Vuol dire che evidentemente questo è stato un errore di apertura, no? È stato un errore di apertura. Siccome vi fa accorgere subito dell'errore, perché te tagli subito e lo senti che entra, in quanto, come abbiamo detto, non è propriamente nascosta la lama. Lui entra e quindi subito vi fa capire, qui ho sbagliato, come devo fare? Devo fare così, ok? Quindi, bene, tutto sommato bene. Aftershave, Mirzol. Va bene ragazzi, io che vi devo dire? Secondo me è un oggetto carino, si colloca come cattiveria ben al di sotto di per esempio Mule Rocca. Questo è quello che vi dicevo quando, guardate che schifo, quando dicevo che tende a bloccarsi il pelo all'interno, però è vero che si blocca un po' lì, ma non ne inficia l'effectiveness, cioè il rasoio continua a tagliare e a tagliare bene. E questo si vede qui sotto, dove in realtà mi ha un po' segnato. Va bene, signori, io direi che con questo è tutto. E come sempre ci vediamo più vecchi. Ma prima di mettere la mano lì davanti e stopparvi, vi dico che il canale Discord lo sto chiudendo. Quindi c'è un canale Telegram. Perché ho fatto questa scelta? Perché ritengo che il canale Telegram sia alla portata di più persone, nel senso che molti non hanno Discord, non vogliono scaricarlo, quindi usiamo Telegram.
Il link lo trovate qui sotto, iscrivetevi al canale di Telegram e se volete supportate il canale iscrivendovi, lasciando un like o meglio ancora con un super grazie. Io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!